Sicuramente uno degli argomenti e delle domande più frequenti riguarda i requisiti per defiscalizzare in Tunisia. In effetti la cosa è più semplice di quanto si pensi ed è per questo che molti commercialisti e avvocati sul web cercano di infondere preoccupazione nei confronti di chi, da pensionato, vuole defiscalizzare in Tunisia, nel tentativo di acquisire più clienti possibile, anche solo per consulenze. Come defiscalizzare lo sappiamo tutti: iscrizione AIRE, contratto di casa per 12 mesi, una pensione minima dimostrabile di almeno 1.000 euro accreditata in una banca tunisina, non obbligatorio ma caldamente consigliato, e il permesso di soggiorno. Questi sono i requisiti principali, ma alcuni chiedono: possiedo i requisiti necessari per procedere con la domanda di defiscalizzazione? Adesso ne parliamo indicandoli tutti in modo che voi stessi possiate stabilire autonomamente se avete i requisiti oppure no. Prima di tutto bisogna distinguere due categorie di pensionati che a loro volta si suddividono ulteriormente. Parliamo della categoria degli imprenditori con vari interessi societari che hanno indubbiamente necessità di rivolgersi ad un commercialista esperto in pratiche internazionali. La seconda categoria è quella dei pensionati ex dipendenti che non hanno particolari complicazioni di interesse fiscale. Quest'ultima categoria si suddivide ancora in pensionati provenienti da impieghi civili e pubblici, INPS Puri e ex INPDAP. In Tunisia anche gli ex INPDAP possono defiscalizzare ed è possibile farlo solo in Australia, Cile, Senegal e per l'appunto Tunisia. Ma quali sono i requisiti necessari per sapere se possiamo defiscalizzare? In Tunisia occorre una pensione netta alla mano almeno di 1.000 euro. Alcune persone single sono riusciti a ottenere il permesso di soggiorno con pensioni di 900-950 euro, ma purtroppo con importi inferiori è davvero difficile riuscire a inoltrare la richiesta di defiscalizzazione. Un altro punto fondamentale sono i centri di interessi vitali, cioè gli interessi economici e familiari. Facciamo degli esempi per essere più chiari, estremizzando le cose. Un pensionato si separa dalla moglie, i figli sono autonomi e la moglie vive nella casa di proprietà di entrambi. Il pensionato non vive con la moglie e ha in affitto un appartamento diverso. Ha tutta la documentazione necessaria che possa stabilire inequivocabilmente che non ha più interessi vitali con la moglie, anche se le corrisponde un assegno di mantenimento. In questo caso il pensionato separato può defiscalizzare in Tunisia senza problemi. Il centro degli interessi vitali, infatti, cosa estremamente importante per il fisco italiano, è preservato. Benché non siamo in presenza di un divorzio definitivo, i coniugi di fatto non hanno più interessi condivisi, anche se il coniuge manterrà il pagamento dell'assegno di mantenimento. Chiaramente è opportuno ricordare che il calcolo dei 1.000 euro necessari per chiedere il permesso di soggiorno è legato al netto che si percepisce alla mano, non dall'importo riportato in busta paga o lordo. Ricordate che se lo statino di pensione riporta 1.200 euro alla mano, dal quale va sottratto un assegno di mantenimento di 300 euro alla consorte, ottenere il permesso di soggiorno potrebbe risultare difficile. Per questo motivo invito sempre tutti a rivolgersi ad agenzie che godono di una buona reputazione, con esperienza e competenza, al fine di evitare di iniziare pratiche che non vengono finalizzate o che possono portare a indicazioni per procedure non del tutto lecite. Diffidate di chi vi risponde semplicemente «sì, se sei separato puoi defiscalizzare, perché è possibile, certo, ma ci sono più di un aspetto da verificare». Su YouTube leggo molto spesso la frase «trasferire la residenza fiscale». Vorrei finalmente chiarire questo concetto che contiene un errore concettuale. La residenza fiscale è uno stato di diritto, non si può semplicemente trasferire. Si acquisisce trasferendo la propria residenza e fonte di reddito, seguendo le norme di legge. Sarà poi il fisco, nel caso lo ritenesse opportuno, a effettuare un controllo e stabilire se si è così fiscalmente residenti all'estero. Uno stato che sarà sancito da un eventuale controllo, ma che non viene attestato a monte. Per cui se imparassimo a usare le parole correttamente, tutto sarebbe più chiaro.
I requisiti fiscali per defiscalizzare in Tunisia per un dipendente pubblico o privato che percepisce la pensione sono legati al centro degli interessi vitali e al fatto di vivere realmente per almeno 6 mesi e un giorno in Tunisia, oltre al pagamento della pensione in una banca tunisina. Sarà libero poi di avere un appoggio in Italia, che sia un affitto o una casa di proprietà, avere un'auto e altre comodità. Il fisco italiano nell'ultimo periodo sta effettuando numerosi controlli sulle defiscalizzazioni, ma pensate sia interessato a pensioni medio-basse di chi si trasferisce perché non può più vivere degnamente in Italia o vuole vivere più comodamente? O magari a chi defiscalizza svariate decine di migliaia di euro all'anno? Quindi non preoccupatevi se avete svolto tutte le pratiche regolarmente e rispettate i requisiti. Vi racconto questo episodio che può farvi capire molte cose. Ultimamente ho fatto una lunga chiacchierata con un avvocato commercialista su YouTube, con il quale ci siamo un po' beccati su alcune sue affermazioni che avevo commentato e che ritenevo essere eccessivamente allarmistiche. Mi ha scritto un episodio del suo lavoro. Un italiano ex dirigente con una pensione di oltre 3.500 euro nette alla mano, che in Tunisia aveva inizialmente fatto un contratto di affitto di 12 mesi, mantenendolo attivo negli anni successivi, anche se di fatto affittava altri appartamenti per 6 mesi, alternando 1 o 2 mesi tra la Tunisia e l'Italia, fino al raggiungimento comunque dei 6 mesi e un giorno. Aveva fatto una separazione fittizia e aveva una casa di proprietà in Italia, nella quale di fatto viveva la presunta ex moglie. La Tunisia era praticamente un appoggio, accertato anche dal fatto che avesse una casa molto economica. Purtroppo questo connazionale aveva subito un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, dal quale era venuto fuori l'irregolarità della sua posizione fiscale. Lui, in qualità di avvocato e commercialista, ne stava curando gli interessi, ma la situazione era piuttosto seria, anche perché l'INPS aveva chiesto immediatamente la restituzione delle tasse retroattive, bloccando la defiscalizzazione. E con l'INPS, come si sa, è meglio non scherzare. Per questi pericoli, l'avvocato si giustificava sul fatto che parlava della defiscalizzazione all'estero come di una cosa da fare seguiti da un commercialista e avvocato. Sicuramente se si hanno le disponibilità economiche di farlo è un'ottima scelta, ma dipende sempre dalle nostre azioni. Abbiamo i requisiti per defiscalizzare ed essere in regola con il fisco italiano? E chi può realmente saperlo più di noi? Quello che dovete sapere, ve l'ho scritto, la scelta di come agire è vostra. Voglio concludere questo video rassicurando la maggior parte dei pensionati italiani del pubblico e del privato. Trasferirsi in Tunisia per defiscalizzare è facile e se lo facciamo per poter godere di una vita più agiata nel rispetto della legge possiamo stare più che tranquilli. Ma se il nostro trasferimento ha una causale strettamente speculativa e di interessi, a questo punto rivolgetevi ad un avvocato commercialista che vi darà i consigli giusti. Infatti non è reato approfittare di questa opportunità, al di là dell'aspetto etico che lascia il tempo che trova. Ma almeno fatelo se realmente potete, senza artifici. Questo è il mio consiglio e l'ultimo, ma non per importanza, non mi stancherò mai di dirlo, scegliete un'agenzia che abbia una buona reputazione. Guardate il video che vi indico qui sopra in descrizione e leggete alcuni commenti che potrebbero evitarvi i problemi. Se non sapete a chi rivolgervi, potete guardare la guida al trasferimento in Tunisia che vedete indicata qui. E se avete dubbi, registratemi un audio su WhatsApp. E non dimenticate di regalarmi l'iscrizione se non l'avete già fatto. Basta cliccare qui sotto, in basso.